Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video e ovviamente a una nuova gita. Oggi il nostro viaggio vedrà quasi nella totalità il territorio francese. Infatti partiremo da casa mia, da Pragelato, attraverseremo Sestriere, il colle Sestriere, quindi il colle del Monginevro, e andremo al Col de Var. Col de Var, un'altitudine relativamente bassa, 2111 metri, ed è un passo che è stato reso famoso per alcune delle imprese ciclistiche sia del Tour de France che del Giro d'Italia. Proseguiremo il nostro viaggio per ritornare in Italia attraverso il Colle della Maddalena, 1996 metri. In francese il Colle della Maddalena è conosciuto come il Col de l'Arche. Qualcuno ha ipotizzato, visto che questo colle è un po' più basso, ha ipotizzato, dicevo, che Annibale fosse passato da questa parte per invadere l'Italia, mentre qualche storico invece dà quasi per certo il passaggio di Annibale attraverso il colle del Moncenisio. Comunque il Colle della Maddalena è un colle strategico anche dal punto di vista geografico perché separa le Alpi Cozie dalle Alpi Marittime. Il Col de Var invece è totalmente situato sulle Alpi Cozie francesi. Bene, noi siamo pronti per partire. Ragazzi, buon viaggio a tutti, anzi buona strada, e ci vediamo man mano. Ciao ciao!
Siamo arrivati anche al Col de Bar, quello che vedete è l'obelisco che sta a indicare appunto la sommità del colle, e c'è anche la targa che va a indicare l'altezza 2109 metri. Siamo arrivati qui, adesso proseguiamo il nostro viaggio e andremo verso il Colle della Maddalena o Col de l'Arche in francese, e quindi rientreremo da lì in territorio italiano. Bene ragazzi, ci mettiamo subito in viaggio e ci vediamo dopo. Ciao! E siamo arrivati anche al Colle della Maddalena, Col de l'Arche. La giornata è stupenda, la salita verso il colle è fantastica, bellissima. E adesso ci fermiamo qui per mangiare un boccone e poi proseguiamo verso il rientro casa. Alle mie spalle abbiamo la Francia e da questo lato abbiamo l'Italia. Infatti potete vedere lì giù in fondo c'è il cartello fine tratta ANAS. Vediamo se lo faccio vedere, vediamo se si vede. Eccolo là, fine tratta ANAS, la statale 21. Quindi noi abbiamo percorso la parte francese, adesso noi invece andiamo verso il tratto ANAS, che è quello che voi vedete alle mie spalle, il tratto ANAS. Bene ragazzi, ci vediamo dopo, dai!
siamo tornati a casa dopo una gita meravigliosa. Allora, la strada è molto semplice, chiunque può fare questo tipo di percorso, un percorso ad anello. È molto semplice per chi arriva da fuori zona, arrivando a Torino, basta prendere la strada, eventualmente l'autostrada fino a Uzio. A Uzio si esce, prendere direzione Clavière, quindi la Francia, poi da Clavière direzione Briançon, Gap, e prima di arrivare a Gap sulla sinistra c'è una rotonda molto grande dove appunto è indicato Vars, e da lì si inizia a salire fino ad arrivare al Col del Var. Dal Col del Var poi è molto semplice, si scende giù, e poi si troveranno le indicazioni per, sembra strano, per Cuneo o comunque l'Arc, e quindi Col dell'Arc. Arrivati al Col dell'Arc o Colle della Maddalena in italiano, si scende giù direzione De Monte, Borgo San Dalmazzo, Cuneo, e poi da Cuneo potete prendere la strada per Torino, la strada statale per Torino, oppure raggiungere l'autostrada e da lì poi seguire la vostra destinazione. Lo dico anche per gli amici che mi seguono, gruppo di Brescia, e a tal proposito saluto l'amico Luca Scarpat. Ciao Luca, grazie di tutto. Bene, detto ciò, come al solito io vi invito ad iscrivervi al mio canale. Per farlo è molto semplice, basta cliccare sulla parola iscriviti in rosso che troverete qua sotto, o no, è qua sotto, iscriviti, scritto in rosso, e poi se volete cliccate anche sulla campanella per ricevere le mie notifiche. Detto ciò, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao amici e alla prossima gita!